Giovanna Furlanetto, presidente di Furla Bologna, benvenuta a Digital People. Benvenuti a voi. Giovanna, siamo in questa sede, ci troviamo tuoi ospiti, ci puoi raccontare qualcosa sulle origini e la storia? Questo è un palazzo, perché più che una villa è un palazzo il cui impianto risale al 500, è stato ampliato nel 700, è appartenuto a famiglie bolognesi, se ne sono succedute 3 o 4 finché l'abbiamo recuperato noi, restaurato con un restauro storico importante che è durato 5-6 anni, perché poi sai, in Italia purtroppo le cose durano molto a lungo, perché abbiamo avuto diverse traversie nel restauro, i verdi, il comune, i permessi, e comunque abbiamo cercato di salvaguardarlo al meglio. Molti dei soffitti sono affrescati, per cui c'è stato un restauro anche dei dipinti. Proprio l'anno scorso la sovrintendenza ha messo una tutela sull'immobile e anche sul parco storico. E allora, a proposito di passione, di materiali, ma anche insomma del vostro prodotto, noi a Digital People cerchiamo sempre di portare in contatto il mondo reale col mondo digitale. E allora, immaginando una delle vostre borse o comunque lo stesso marchio Furla appoggiare sul mondo digitale, mi chiedo quanti punti di contatto ha adesso il mondo Furla, chiamiamolo storico, col mondo digitale. Noi abbiamo registrato più di 6 milioni di contatti che stanno crescendo anche con molta velocità, anche perché ci stiamo crescentemente dedicando con progetti mirati a aumentare questa community di clienti e di utenti e di persone che passano dal nostro sito, dal nostro marchio, e addirittura abbiamo fatto un progetto che si chiama Candy Cool, che prevede l'utilizzo di video. Io sono appassionata di video perché il primo video l'ho prodotto nel 2002 con Eva Marisaldi, che era una finalista del premio Furla, e quindi ho cominciato a guardare ai video come uno strumento di comunicazione assolutamente d'avanguardia, e nel 2002 lo era. È il posto giusto adesso. Appunto, sì. Giovanna, chi non conosce Furla, adesso devo parlare da uomo, per un momento, una piccola parentesi, si può immaginare che Furla, la tradizione nella pelletteria, insomma nella qualità, nella costruzione anche, sia abituata a seguire un percorso che rimane più o meno quello, innovando ma sempre pelletteria. Invece con voi e con te in particolare si parla di prodotti innovativi, materiali innovativi e colori innovativi. Allora chi non lo sa potrebbe dire: ma non c'è frizione tra Giovanna Furla e una borsa fucsia fatta in PVC? Ti stupirà sapere che il progetto Candy l'ho curato personalmente. Mi interesso di innovazione tecnologica e anche di creatività spinta in avanti, perché è una curiosità che intanto ho in qualche modo mutuato dal mondo dell'arte, perché spesso gli artisti usano materiali innovativi, modi inusuali, eccetera. E poi ho sempre avuto molto interesse per la tecnologia al servizio della moda, perché tutto quello che è moda improvvisamente costa tantissimo. Tutto quello che viene invece dall'ambito industriale può avere degli aspetti molto interessanti da un punto di vista estetico e anche un pricing abbordabile rispetto a tutto quello che entra nel circuito fashion, dai tessuti agli accessori metallici. E poi mi interessano anche le nuove tecnologie. Infatti questa borsa, perché ha avuto successo, proviene da uno stampo, quindi uno stampo iniezione, si parla di pressofusione, si parla di un materiale non tossico, e quindi alle spalle c'è tutta una ricerca nell'ambito che alla fine doveva essere una borsa che entrava nella nostra collezione, è diventato quasi un brand nel brand. Tempo fa abbiamo intervistato Lorenza Luti di Cartel, sì, e abbiamo conosciuto con lei l'evoluzione del prodotto Cartel, da un prodotto
nato proprio dallo sviluppo industriale a un prodotto che incontra i designer e diventa un pezzo di design. Quando per la prima volta voi, e te in particolare, avete sposato la causa di cambiare materiale, spostarvi dalla pelle a un materiale... Ma la prima borsa da stampo in un materiale tipo PVC l'abbiamo fatta credo negli anni 90 ed era una shopper e quindi è da tempo che noi osserviamo questi materiali innovativi. Devo dire che adesso hanno raggiunto un livello di qualità, di morbidezza, di tenuta nel tempo, una gamma cromatica infinita, pressoché infinita, perché addirittura produciamo i colori a Pantone, quindi precisi. 50 sfumature di rosa per dire, no? Poi insomma, poco più, poco meno, però è veramente entusiasmante. Una cosa che mi viene in mente in questo momento, com'è il rapporto tra l'ufficio stile e Giovanna Furlanetto? È un rapporto molto bello dove io cerco di infondere questa mia continua ricerca di what's next su tutte le persone che ci lavorano. Il mio grido di battaglia è 2 punti, stupitemi. E quindi adesso stiamo allargando un pochino anche la collaborazione col mondo dell'arte, cosa che fino ad oggi festeggeremo i 15 anni dalla nascita del premio Furla nel 2015, in febbraio-marzo, con una retrospettiva sui 10 vincitori di questo progetto, che è nato come progetto totalmente filantropico a sostegno della giovane creatività nel mondo dell'arte. E quindi con l'ufficio stile io sono in contatto quasi tutti i giorni e ovviamente do il mio punto di vista sulle cose, ascolto quello che mi viene proposto, i confronti che vogliono fare su qualche argomento, ma devo dire che sono molto bravi. Li vedo anche molto interessati a tutto quello che è extra azienda, perché in realtà poi nel prodotto si riesce a infondere la conoscenza che hai dentro e quindi bisogna aprirsi al mondo dell'arte, al cinema, alle mostre, ai viaggi, perché tutto quello che riesce a immagazzinare, quindi più uno nutre il suo sé, più il prodotto che poi pensa e realizza diventa perché è una interessante. forma di contaminazione positiva, quello di espandersi in mondi anche diversi dal proprio e cogliere quello che di interessante si può poi iniettare nella propria Assolutamente, un vero creativo, diciamo i creativi più importanti sono sempre persone un po' a 360 gradi. Mi ha lanciato in questo momento un gancio per la domanda sulla fondazione, non me lo lascio sfuggire. La fondazione è nata, magari ci parlerai tu in sintesi di che cosa si sta occupando, ma io ti volevo chiedere a proposito della fondazione, di questo premio insomma, che viene dato a chi è un giovane talento, in che cosa vorrei chiederti e quando la creatività diventa un talento? Quando è possibile premiarla, è possibile sovvenzionarla, è possibile spingerla? Allora, un talento non esiste senza creatività. Ma la creatività da sola non basta, perché va incanalata e va appunto incanalata a volte anche nella cultura della persona, perché la creatività tout court non si trasforma immediatamente in un talento, devi imparare a indirizzarla nei modi e se hai un retroterra, diciamo, di conoscenza ampio, è più facile che tu riesca a trasformare la creatività in talento. Quindi sono due cose che vanno molto in simbiosi. Come facilita la fondazione questa cosa, se la facilita? Ma noi facciamo una mappatura dei giovani artisti italiani con 10 curatori, 5 italiani e 5 stranieri, per avere un duplice sguardo, diciamo anche in una logica di far conoscere, mentre visitano gli studi di questi artisti, gli artisti italiani a curatori stranieri, proprio per allargare un pochino la conoscenza degli artisti italiani fuori dai confini. E poi viene fatta questa selezione dei 5 finalisti con un vincitore, però devo dire che oggi avremo 10 vincitori, ad oggi ne abbiamo 9, stanno selezionando adesso i 5 finalisti della 10ª edizione del Premio Furla
E devo dire che all'interno dei finalisti ce ne sono stati diversi che sono anche cresciuti molto bene, diciamo che vincere non è necessariamente una certezza riguardo alle proprie prospettive future, però nell'ultima biennale nel Padiglione Italia ne avevamo 7. Avete lanciato un hashtag @Wonderfurla. Che cos'è Wonderfurla? Che verrebbe quasi a dire wonderful, no? Sì, Wonderful è un progetto che abbiamo già iniziato a Londra, praticamente è una selezione di una community che avviene con l'invio da parte di persone, clienti e non, di un'immagine loro con un prodotto Furla e diventa la sfida quest'anno è di scattarsi l'immagine in un modo molto creativo e quindi vestiti come preferisci, ovviamente cerca di stupire perché è la tua occasione. E come si fa a stupire ancora? Infatti è sempre più dura, sempre più dura. Come si fa a stupire ancora? Ripeto, non stancandosi di investigare, di conoscere, di curiosare in ogni ambito. Per esempio io ieri, per dire, leggevo di queste nuove stampanti in 3D e delle cose incredibili che riescono a fare, possono riprodurre la tua faccia esattamente uguale, però dicevo il motore è sempre questo, la curiosità di capire, di approfondire, di investigare, come per esempio tutte le leghe superleggere che vengono utilizzate in aeronautica, cioè tutto quello che può appunto rappresentare innovazione, bisogna andarla a cercare laddove ce n'è, poi che cosa può essere riportato nel tuo mondo, ovviamente a volte è poco, a volte è niente, però. Giovanna, volevo chiederti adesso se il commercio elettronico può decretare il successo di un'azienda, può cambiare le sorti di un'azienda, può spingere anche le vendite in un paese. Allora, di per sé il commercio elettronico può enfatizzare il successo di un'azienda, ovviamente il successo di un'azienda in primis dipende dal prodotto, no? Quindi il fatto di utilizzare il commercio elettronico sia per le vendite che come infocommerce, per chi, io per esempio tutte le volte che incrocio un marchio che non conosco, cosa faccio? Vado a vedere il sito. Ma tu sei curiosa però. Sì, no, per dire, quindi immagino che qualcuno che magari anche in paesi dove debuttiamo o comunque molto lontani da qui, chiunque voglia conoscere Furla va nel sito e quello diventa la rappresentazione della tua gamma e l'opportunità anche di comprare qualcosa online. Devo dire che si sta diffondendo sempre di più, vedo anche tante mie amiche che ormai comprano tranquillamente come i teenagers online, che non l'avrei mai immaginato. E quindi ha una duplice funzione di vendita sicuramente, a volte dicono che ci siano aziende che arrivano a vendere fino al 10% del loro fatturato mediamente ed è tanto con via e-commerce, addirittura abbiamo visto degli switch tipo Luisa di Firenze che praticamente ormai il 90% credo del suo fatturato lo fa attraverso il suo sito, che è diventato ovviamente un destination point per chi si vuole informare in Italia, che effetto sicuramente serve a far conoscere la gamma e anche a veicolare poi traffico nei negozi. Tu compri qualcosa o hai comprato qualcosa online? Sì, qualcosa online ho comprato anch'io. Abbigliamento, libri? Libri, Viaggi, immagino. sneakers, le cose più easy ovviamente, perché un vestito credo che ancora non lo comprerei perché mi piace sceglierlo, provarlo, indossarlo, perché io poi sono molto choosy, quindi non è che mi metto qualsiasi cosa. Sai, quando vedi tante cose nel tuo mondo diventi un po', insomma, in qualche modo come Giorgio Armani che è sempre vestito uguale, no? Prima Giovanna, tu mi parlavi dell'abbinamento di materiali diversi, alcuni appartenenti anche al mondo del lusso, tipo la pelle di un certo tipo, con prodotti più industriali. Io ti devo chiedere, perché è un quesito che ho in testa da tanto tempo, quando è che si supera il confine e si entra nel mondo del lusso? Cioè,
Quando, secondo te, quel prodotto non è più un prodotto, diciamo, di massa, ma diventa un prodotto che supera anche un'altra barriera e arriva nel mondo del lusso? Ma io credo che oggi, specialmente con l'affollamento di marchi, anche nel nostro settore, ormai tutti si sono dati una linea di pelletteria, di borse, di accessori, sia oltremodo difficile arrivare ai vertici, nel senso che ci vuole tutto, ci vuole ovviamente un prodotto innovativo, ci vuole una qualità altissima, ci vogliono i negozi. Non basta avere il prezzo, giusto? No, Allora non, metto un prezzo alto, allora appartengo al mondo del lusso. no, assolutamente no. Vediamo anche dei percorsi inversi. Leggevo proprio ieri di due marchi importantissimi, uno nella pelletteria, un marchio inglese, e uno nei gioielli, un marchio americano, che stanno facendo dei passi indietro, anche perché, voglio dire, l'impoverimento del mondo, a cominciare dall'Italia, è sotto gli occhi di tutti. Per diventare qualcuno ci vogliono tutte le cose che abbiamo detto prima, i negozi, la comunicazione, gli investimenti, la tenuta della qualità nel tempo. Oggi, per esempio, gli aspetti qualitativi dei prodotti sono drammaticamente importanti. Per esempio, un mercato come il Giappone, se non hai una qualità giusta, ti puoi fare molto male. Perché sono deliziosi ma drammaticamente e giustamente esigenti, per cui Questa qualità che dura e deve durare nel tempo mi porta a una riflessione che vede te nel tempo, no? Quindi devo chiederti com'è stato il tuo ingresso in azienda, quando, che cosa ti ricordi? io sono entrata in azienda che avevo 16 anni e quindi studiavo ancora, una di 7 fratelli, 5 maschi e 2 femmine. Io ero la più grande, quindi mio padre, che lavorava nel mondo degli accessori, mi chiedeva di stargli vicino, e ho cominciato a frequentare il suo commercio, che all'epoca era un commercio all'ingrosso, di articoli vari mirati appunto accessori al mondo femminile, e lì ho cominciato a muovere i primi passi, andavo a scegliere le cose con lui, i campionari. Devo dire che mi ha sempre dato molta fiducia, mi diceva scegli, fai, e pian pianino ho acquistato un po' più di sicurezza, e io credo che noi siamo anche il prodotto di chi ha creduto in te. E mio padre ha creduto molto in me. Purtroppo poi ho perso 2 fratelli che lavoravano con me in azienda, molto giovani, e mi sono dovuta prendere questa responsabilità che porto ancora oggi, ma proprio perché l'ho vissuta come una sfida di condurre questo marchio nel futuro, che ovviamente ho visto crescere negli anni di qualità, di livello di distribuzione, di immagine dei prodotti, quindi devo dire che è un percorso molto bello, molto impegnativo. Oggi abbiamo più di 1100 dipendenti nel mondo, 95% sono donne, e quindi è Beh, una grande responsabilità è una stata in grande quegli anni. una responsabilità enorme, sì. Cosa sarebbe l'Italia senza Furla? Allora, l'Italia sarebbe senza un'impresa di famiglia, perché Furla è 100% in mano alla famiglia, quindi la famiglia anche di mio fratello, uno non aveva figli, l'altro ne aveva quattro, e quindi sarebbe senza un'impresa di famiglia che si è sempre sviluppata autofinanziandosi, quindi reinvestendo tutto, che è arrivato a questo livello di sviluppo senza scatole cinesi e solo con le proprie forze. Poi cosa sarà il futuro vedremo, però ti dico anche cosa non sarebbe Furla senza l'Italia, perché tutti i viaggi che ho fatto, in tutti i paesi in cui sono stata, l'ultimo in Indonesia che non conoscevo, che è un paese che bisogna vedere sulla cartina esattamente dov'è, è quasi in Australia, grande attenzione, grande rispetto e grande, come dire, riconoscimento verso il Made in Italy,
proprio tu quando dici che sei italiano vedi che la gente dall'altra parte del mondo si illumina, perché evidentemente ci portiamo dietro la nostra storia, la nostra cultura, la bellezza di questo paese, e questo in qualche modo si infonde anche nei prodotti, questo DNA di essere italiani. Io ho avuto un cinese con una fabbrica, ho visto la prima fabbrica in Cina di 1000 persone sotto lo stesso tetto che lavorano in cuffia, veramente spaventosa per qualche verso, che mi ha chiesto, che mi ha detto voglio comprarmi una casa a Firenze. Allora io ho detto ma perché? E dice perché voglio respirare l'Italia, voglio capire perché voi riuscite a fare delle cose così belle con questa qualità. E quindi per dire, no, dall'altra parte del mondo qualcuno aspira a vivere per la città di Firenze qualche settimana all'anno per capire di più come e perché da questo paese, da un punto di vista creativo e qualitativo, escono dalle mani delle nostre persone delle cose così belle. Giovanna, pensa che quello che mi stai dicendo tu ce l'ha detto 10 giorni fa Chiara Boni. Ah sì? Ci ha detto, quando si ha negli occhi la bellezza di Firenze è molto probabile riuscire a fare cose belle. Se vivi in un paese che ha solo una strada e una pompa di benzina sarà molto più difficile. Quindi non so se vi siete parlate, ma state No. dicendo davvero la stessa cosa. Non ho piacere di conoscerla, ma è quello che si respira quando si esce dall'Italia, ecco, quindi bisogna che siamo molto attenti a tutelare questo heritage incredibile che abbiamo per il solo fatto di essere nati qua. Giovanna, grazie e ciao. Ciao Digital People, grazie a voi.